Allora, salve a tutti ragazzi, questo è il secondo video di fila che non avrei voluto fare, questo specialmente. Niente, faccio questo video per raccontare la mia esperienza di qualche ora fa. Ho avuto purtroppo un sinistro, il mio primo sinistro con una macchina elettrica e niente, mi trovavo a percorrere la strada in modo blando sui 20 km più o meno, 20 km orari, e una signora uscendo dal parcheggio senza vedere minimamente chi stesse arrivando ha ben deciso di franarmi addosso e farmi praticamente tutta la fiancata. Sembra proprio un danno fatto con il righello, perché parte dal fanale anteriore destro fino a terminare, diciamo, alla parte finale destra della macchina, dove c'è addirittura appizzicato, ho visto prima, appizzicato anche la ruota, il copricerchio. E ci troviamo praticamente nel luogo del misfatto. Io stavo percorrendo questa strada così dritto e praticamente dove c'è questa juke stava parcheggiata questa macchina, è uscita dal parcheggio per immettersi nella strada principale senza guardare. Quindi niente, l'impatto non è stato un grosso impatto, anche perché io andavo pianissimo, la signora era partita da ferma, ma potete ben immaginare il mio nervosismo. Inizialmente addirittura la signora continuava ad insistere che lei stava ferma, e quando sono sceso gli ho detto vabbè, con varie imprecazioni, e continua a dire no, ma io stavo ferma, sei te che mi sei venuto addosso, io stavo ferma. Ho fatto ma scusa, io stavo andando dritto, stavi uscendo dal parcheggio, che significa stavi ferma? E poi stupendo è uscita una signora dal negozio, gli ha fatto con le mani tipo questo gesto, tipo come dire cosa stai dicendo. Poi vabbè, lì una cosa e un'altra, ho cercato di farla un attimo ragionare, perché mi fa mo vabbè, chiamiamo i vigili. Io ho detto vabbè, chiama i vigili, chiama chi vuoi, i Navy Seals, gli SWAT. E vabbè, i vigili, stupendo, hanno risposto dicendo che loro erano impegnati in altre faccende e che sarebbero arrivati dopo non si sa quanto, ma credo che sia una tattica per scoraggiarti a chiamarli quando succedono queste cose, se non ci sono feriti e né niente, anche perché, come hanno detto loro al telefono, loro non determinano chi ha ragione nel sinistro, e quindi quello se lo vedono le assicurazioni, quindi non avrebbero praticamente constatato nulla. Quindi vabbè, niente, all'inizio poi la signora non è neanche il CID voleva fare, ha detto no, andiamo all'assicurazione, facciamo la denuncia. Poi ci siamo recati nella sua assicurazione e il suo assicuratore gli ha praticamente detto guarda, ti conviene che fai il CID, scrivi la dinamica, e anche lui tipo la guardava e gli faceva no con la testa, come per dire, cioè, che non so che cosa voleva, a cosa voleva appellarsi, e ci ha torto marcio. Quindi niente, ma adesso aspettiamo, domani dovrebbe chiamarmi il perito dell'assicurazione per fare i rilevamenti e niente, dobbiamo un attimo adesso aspettare questi tempi tecnici prima di aggiustarla. Questi ultimi due video sono, diciamo, preferivo più gli altri video del canale che questi due, grazie signore, che questi ultimi due in cui uno di lamentele, diciamo, e questo con un piccolo incidente. Sperando di aver terminato qui i video negativi, diciamo. Quindi vi lascio una breve clip dell'accaduto e poi in caso ci vediamo una volta che l'auto è stata riparata e rimessa a nuovo. Ed ecco qui il capolavoro di stamattina. Partiamo da qui, proseguiamo per tutta l'intera fiancata, compreso anche la ruota di dietro, è tutta, sembra sporca ma è tutta graffiata. E niente, ci siamo fatti questo bel regalo, anche se non è colpa nostra, però
Diciamo che la rabbia è parecchia. Il video termina qui, iscrivetevi al canale, mettete like e soprattutto commentate con amen e le emoticon così, perché forse così facendo mi salverete dall'inferno, dato che stamattina ho detto parecchie bestemmie durante l'accaduto. Niente, ci vediamo in un prossimo video, spero molto più allegro di questo. Ciao!